Ciao a tutti! Oggi torniamo a Ravenna e se non lo avete già fatto, non dimenticate di guardare il nostro primo video su questa città al link qui in alto. Abbiamo visitato Ravenna cercando le cose più interessanti da vedere. Quindi, mentre nel primo video vi abbiamo mostrato le classiche attrazioni da non perdere, oggi vi proporremo le cose meno note, di cui 2 appena fuori Ravenna e una di bonus. Ecco la nostra top 6 delle attrazioni meno note. 6. Basilica di San Francesco e mosaici sommersi. Eccoci davanti ad un austero, antico edificio in stile romanico. Infatti ha ben più di 1000 anni. Proprio qui si tenne, nel lontano 1321, il funerale di Dante, la cui tomba è poco distante. La chiesa si chiama di San Francesco perché fu data in gestione all'ordine francescano nel XIII secolo. L'interno della basilica è molto classico, a 3 navate con cappelle laterali. Quindi, cos'ha di speciale? La parte più suggestiva della chiesa è senza dubbio la cripta, che si può vedere solo da una finestra, senza accedervi. Infatti, il pavimento si trova sotto il livello del mare, pertanto è ricoperta di acqua e infatti ci sono anche i pesci. 5. Battistero degli Ariani. Questo invece è il secondo battistero più importante dopo quello neoniano, di cui abbiamo parlato nel video precedente. Eccoci nel battistero detto degli Ariani, così chiamato perché era gestito dai seguaci del vescovo Ario, successivamente considerato eretico dalla Chiesa in quanto negava, in poche parole, che il figlio fosse della stessa sostanza del padre. La pianta è tradizionalmente ottagonale e all'interno si è salvato solo l'affresco sul soffitto che mostra la scena del battesimo di Gesù. 4. Museo e cappella arcivescovile. Dal battistero camminiamo 600 metri appena, per giungere al palazzo arcivescovile, che contiene, oltre al museo, una bellissima cappella. È antichissima e risale al 495 d.C. Ovviamente ci sono i mosaici. Nell'atrio, maestosamente decorato, c'è una splendida raffigurazione di Cristo guerriero, mentre la volta della cappella mostra i 4 arcangeli: Raffaele, Michele, Gabriele e Uriele. Il museo ha numerosi reperti importanti, tra cui questa statua di Porfido senza testa, questa cattedra interamente in avorio, un calendario pasquale del VI secolo e la croce d'argento del vescovo Agnello dello stesso periodo. 3. Santa Eufemia e Domus dei tappeti di pietra. Ora vi portiamo in una chiesa un po' nascosta, che riserva una sorpresa. La facciata settecentesca, un po' anonima, forse può sfuggire anche ad un viaggiatore attento. Ecco la chiesa di Santa Eufemia. L'interno della chiesetta in sé è poca cosa, ma riserva una sorpresa. Da qui si accede, anzi si scende, alla Domus dei tappeti di pietra, cioè dei mosaici. Si tratta di una domus romana di cui possiamo vedere gli splendidi mosaici a pavimento composti tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C. 2. Mausoleo di Teodorico. Siamo ora sempre dentro il comune di Ravenna, ma lontani 600 metri dal centro storico. Qui c'è un monumento importantissimo, il Mausoleo di Teodorico, il re ostrogoto, morto nel 526. L'affascinante vita di questo sovrano, nato principe dei Goti e successivamente divenuto re d'Italia dopo aver varcato le Alpi e sconfitto il re Odoacre, si concluse a Ravenna, che mantenne come capitale del proprio regno e che cercò in ogni modo di abbellire e di restaurare all'antica gloria dell'epoca romana. 1. Sant'Apollinare in Classe. Ad appena 4 km da Ravenna troviamo Sant'Apollinare in Classe. Situata nella gradevole campagna circostante, notiamo la facciata romanica e spicca a sinistra il campanile del IX secolo, di forma cilindrica. Entriamo dentro e ci troviamo in un portico,
Quindi, dopo aver acquistato il biglietto, entriamo nella basilica vera e propria. È una chiesa con 3 navate e il nostro sguardo va verso l'alto per ammirare i mosaici. Nell'abside c'è quello più in vista, che mostra, sotto al cielo stellato, il santo Apollinare, primo vescovo di Ravenna, che concede la grazia ai suoi fedeli, simboleggiati dalle pecorelle. Infatti Sant'Apollinare, nel secondo secolo d.C., fu martirizzato proprio qui in classe, nel luogo dove oggi si trova la basilica. Bonus cibo. Non si può andare a Ravenna e non mangiare la piadina romagnola, come non provare questo gustoso piatto fatto con una sottile focaccia con strutto. Ma esiste anche una versione vegetariana con olio d'oliva che viene poi farcita e piegata. Sebbene la piadina sia presente in tutta la Romagna, dovete sapere che non ha la stessa consistenza ovunque. Infatti, se andate anche a Rimini e assaggiate le 2 varianti, vi renderete conto che la piadina di Ravenna è più spessa e un po' più piccola della variante riminese. A noi adesso però è venuta davvero fame. Quindi vi salutiamo e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Se non lo avete già fatto, potete guardare l'altro video di Ravenna e per proseguire la visita in Romagna, il nostro video su Rimini. Ci vediamo nel video di mercoledì prossimo.